Ciao a tutti, io sono Sara e benvenuti nel mio canale. Nel video di oggi vi mostro come cucire un top estivo ed è lo stesso top che abbiamo preparato nei video delle scorse settimane. Nello specifico ho fatto 3 video in cui vi ho mostrato come fare il cartamodello del corpino base, come sdifettarlo in base alla propria conformazione fisica e poi come modificare il cartamodello in base al design che volete fare. Se ve li siete persi trovate tutti i link sotto in descrizione e vi consiglio di darci un occhio se vi piace vedere tutto il processo dall'inizio alla fine della realizzazione di un capo. Comunque, se non avete visto gli ultimi video, il corpino che andiamo a fare oggi è questo e quello di oggi sarà l'ultimo step di tutto il processo e vi mostrerò come tagliare la stoffa e poi come cucire il corpino. Ho piegato la stoffa a metà con le cimose assieme e ora vado a piazzarmi tutti i pezzi. Nella ripiegatura della stoffa metterò tutti quelli che vanno a cavallo del centro dietro. Mi misuro i giri manica del corpino davanti e dietro perché devo tagliarmi anche 2 strisce di tessuto in sbieco per rifinirli. Giusto per darvi un riferimento, io per fare questo corpino della mia taglia e non foderato ho comprato 1 metro di tessuto. Sommate i 2 giri manica davanti e dietro, nel mio caso fa 41, quindi mi faccio 2 strisce lunghe 43 cm. 3 pezzi vanno messi nella ripiegatura della stoffa, mentre di tutti gli altri cartamodelli ci servono 2 pezzi. Piazzate tutti i cartamodelli seguendo il dritto filo e segnate poi sulla stoffa tutte le tacche. Questo è l'ultimo pezzetto di tessuto che mi è avanzato, nel quale devo tagliare le 2 strisce in sbieco per rifinire i giri manica. Giro in su un angolo di stoffa mettendolo a 45 gradi rispetto alle cimose, il tessuto è in doppio così mi taglio 2 strisce in un colpo solo e mi segno 2 strisce lunghe 43 cm e alte 4 cm, margini compresi. Ora devo tagliarmi l'adesivo per rinforzare alcuni pezzi del top e i pezzi ai quali voglio mettere l'adesivo sono i cartamodelli delle mostre, quindi questi 5 in totale. Io ho utilizzato un adesivo leggero perché il mio tessuto esterno è abbastanza leggero e anche perché non voglio irrigidire troppo le mostre, mi basta che non si streccino e non si deformino nel tempo. Fate anche attenzione a tagliare l'adesivo nello stesso dritto filo dei pezzi esterni. E niente, direi che non ci sono altre cose da dire, io semplicemente taglio i pezzi di adesivo pari a quelli esterni, margini compresi, e poi me li vado a stirare senza vapore, facendo attenzione che il lato ruvido dell'adesivo sia rivolto verso il tessuto da adesivare e non verso il ferro da stiro, altrimenti rischiate di rovinarlo. Avendo un tessuto di cotone, utilizzo il massimo della potenza del ferro da stiro. Se invece avete un tessuto più delicato, come la seta, diminuite la potenza. Ora che tutti i pezzi sono tagliati e adesivati, possiamo iniziare a cucire il corpino. Ho deciso di cucire il corpino con cucitura alla francese per averlo rifinito meglio. E per fare una cucitura alla francese, anziché mettere insieme i 2 lati dritti della stoffa, dobbiamo per prima cosa mettere insieme i lati rovesci, spillarli assieme e cucire a mezzo centimetro. Sul pezzo laterale sto attenta a far combaciare la tacca con il primo centimetro di margine del pezzo centrale del dietro. E mi fermo a questa tacca con la prima cucitura. Rifilo il margine a tipo 3 mm e poi stiro la cucitura con i margini tutti da un lato. Facciamo ora la seconda cucitura della cucitura alla francese e mettiamo questa volta dritto contro dritto della stoffa, inglobando dentro il margine di cucitura. Prima appiattiamo con il ferro da stiro in modo che la cucitura fatta prima stia sul bordo e poi cuciamo a 5 mm sempre fino alla tacca. Stiro poi il margine verso il centro dietro. Chiudo le pinze del davanti.
Le cucio facendo dei punti indietro all'inizio della pence e uscendo fuori con la cucitura di qualche punto sul seno, lasciando circa 10 cm di filo che poi vanno annodati a mano. Stiriamo il margine della pence verso il fianco schiacciando bene la punta. Poi cucio sempre alla francese le cuciture dei fianchi e della spalla, quindi metto rovescio contro rovescio, spillo tutto assieme e cucio a mezzo centimetro. Poi chiaramente stirate i margini e rifilateli come abbiamo fatto prima, dopodiché mettete dritto contro dritto e fate la seconda cucitura a mezzo centimetro, esattamente come prima. E fate così per tutti e 4 i lati. Ora che tutti i pezzi del corpino sono cuciti assieme, possiamo passare a preparare le maniche. Per prima cosa rifinisco a tagliacuci il bordo sotto, che tanto poi sarà nascosto dentro. Ora chiudiamo il lato della manica con cucitura alla francese, quindi sempre partendo mettendo rovescio con rovescio della stoffa, ma non chiudete gli ultimi 4 cm verso il fondo, che ci servirà avere un'apertura dopo per inserire l'elastico. Rifilo il margine tranne che nei 4 cm in fondo, poi stiro e faccio la seconda cucitura mettendo dritto contro dritto e inglobando il margine. Ora per preparare la parte della coulisse per l'elastico, per prima cosa mi rigiro in su gli ultimi 2 cm di orlo. Segniamo poi una linea a 5 cm e mezzo con il gesso o con una penna cancellabile e di nuovo stiriamo in dentro e in su, e questa sarà effettivamente la nostra linea di orlo della manica. Ora che il fondo della manica è rigirato qui e rigirato anche sull'orlo, dobbiamo fare 2 cuciture che creeranno la coulisse in cui va inserito l'elastico e vanno fatte una qui in cima a 1-2 mm dal bordo e una a 1,7 cm sotto, in modo che ci sia abbastanza spazio per l'elastico. Giro la manica mettendo il rovescio in fuori e per rifinire la fine della cucitura laterale mi rigiro in dentro di mezzo centimetro il lato sulla mia sinistra e infilo il lato destro dentro al lato sinistro, in modo che tutti i margini grezzi vengano nascosti. E i 4 cm che avevamo lasciato aperti prima ci permetteranno di inserire l'elastico da qui. Tagliate ora 2 strisce di elastico lunghe come la vostra circonferenza braccio superiore più 1,5 cm, che è la parte che sarà sovrapposta per poterlo chiudere a cerchio. Con l'aiuto di una spilla da balia facciamo passare l'elastico nella canalina attraverso le 2 cuciture. State attenti a tenere all'esterno le 2 estremità dell'elastico perché vanno cucite assieme. Sovrappongo le 2 estremità per 1,5 cm e le cucio con punto zigzag elastico. Ora preparo le 2 cuciture che mi serviranno dopo per arricciare la parte alta della manica. Dalla tacca del davanti alle 2 tacche del dietro faccio 2 cuciture a punti lunghi dentro al margine di cucitura, distanti qualche millimetro l'una dall'altra. Queste verranno poi tirate per creare l'arricciatura.
Fermo le due cuciture all'inizio con punti indietro e alla fine invece non faccio punti indietro ma lascio i fili lunghi circa 10 cm. Annodo insieme le due estremità che sono nello stesso lato. Io qua sto annodando quelli sul rovescio, ma col senno di poi sarebbe stato meglio annodare quelli sul lato dritto. I fili dall'altro lato invece per ora lasciateli liberi così come sono, andranno tirati dopo per creare la ricciatura. Ora che la manica è pronta dobbiamo mettere le mostre per rifinire i vari bordi del top. Ma prima di fare questo, per evitare che il tessuto ceda nel tempo, io preferisco stirare un nastrino in dritto filo, a maggior ragione perché nel mio caso il tessuto è anche un po' elastico. Lo metto in tutto il fondo del top e su tutta la scollatura. Per attaccarlo lo piazzo con il lato ruvido, ossia il lato dell'adesivo, verso il tessuto e lo metto a cavallo del centimetro di margine, dove andrà poi fatta la cucitura per attaccare la mostra, e mentre lo tiro leggermente. Ora i vari pezzi di mostre che abbiamo di fatto le dobbiamo unire tutti insieme in un unico pezzo, perché nel corpino andranno messe qui per i bottoni, qui c'è la mostra dello scollo davanti, qui prosegue con quella del dietro e qui giù si unisce a quella del fondo, quindi è tutto un giro unito. Parto dal dietro e unisco poi la mostra davanti. Unisco poi anche la mostra dei bottoni. Intanto spillo queste assieme e metto rovescio contro rovescio perché anche qui chiudo tutte queste cuciture con cucitura alla francese. Aggiungo la mostra dell'orlo davanti e poi la mostra dell'orlo dietro. E per ultima cosa unisco anche le mostre nel sottomanica. Poi faccio la prima parte della cucitura alla francese, compreso lo stiro. Prima di andare a fare la seconda cucitura della cucitura alla francese, preferisco rifinire con la tagliacuci tutto il bordo esterno della mostra, che poi verrà comunque nascosto perché girerò in dentro 1 centimetro di margine. Col senno di poi sarebbe stato più semplice rifinire a tagliacuci i bordi sotto di tutti i pezzi finché erano separati, prima di fare le cuciture che li uniscono. Tipo qui sugli angoli è un po' difficile fare un bel margine con la tagliacuci, se rifinivo prima mi evitavo questo problema, quindi voi fatelo prima. Finisco le cuciture alla francese tra i vari pezzi della mostra e le stiro piatte. Ora dove abbiamo fatto la tagliacuci dobbiamo rigirare in dentro il centimetro di margine e poi lo fissiamo con una cucitura a circa 5 mm dal bordo. Spiliamo insieme la mostra al corpino facendo attenzione di far coincidere le parti della mostra con le parti corrispettive nel corpino. Mettete dritto contro dritto e fate attenzione ai margini di cucitura, tipo nella spalla, se nel corpino il margine è girato verso il dietro, nella mostra giratelo verso il davanti così da evitare spessori troppo grossi. Attaccate così la mostra tutto attorno. E il risultato dovrebbe essere questo. Ora cucite a 1 centimetro tutto attorno. Rifilo tutto il margine a mezzo centimetro e negli angoli taglio via quasi tutto il margine, lasciando circa 2 mm. In questo modo riesco a rigirare meglio il corpino al dritto e gli angoli resteranno più piatti.
Rigiro il corpino al dritto e per tirare bene in fuori gli angoli mi aiuto con una forbice che non sia troppo appuntita o un oggetto con una punta simile tipo un ferro da maglia. Ora il corpino è pressoché rigirato al dritto, ovviamente va stirato per bene, piatto su tutti i bordi, ma prima per fare in modo che la mostra non esca in fuori dobbiamo fare una cucitura ad ago tutto attorno appena dentro alla mostra, 1-2 mm dal bordo, facendo attenzione a cucire insieme anche il margine di cucitura. Quindi giro il margine verso la mostra e cucio appena dentro alla mostra tutto attorno. Ora che tutti i bordi sono stirati, dobbiamo attaccare le maniche, ma prima cuciamo assieme i 2 giri manica del corpino e della mostra dentro al margine di cucitura a 5 mm dal bordo. In questo modo sarà più semplice unire la manica dopo. Ho spillato assieme i giri manica e vedete che la mostra tende a uscire un po' di più. È normale perché la mostra è stata stirata un po' più verso il rovescio per tenerla nascosta. Quindi ora, per semplificare le cose, rifilo il margine in eccesso. Ora che il corpino è tutto pronto, mancano solo le maniche. Mi raccomando, piazzatele correttamente. L'attacca singola della manica va sul davanti, mentre l'attacca doppia sul dietro. Per prima cosa uniamo l'attacca del fianco al fianco del corpino. Poi facciamo combaciare anche le altre tacche del giro manica. Dall'attacca del davanti alle 2 tacche del dietro, il giro manica e la manica dovrebbero essere uniti pari pari, senza ricciature, mentre la ricciatura verrà creata solo sopra. Per arricciare la parte sopra tiriamo i fili che avevamo preparato prima e li tiriamo abbastanza fino a che la manica combacia con la dimensione del giro manica del corpino. Tirate i fili assieme e spalmate la arricciatura su tutta la parte alta della manica. Ok, più o meno ci siamo. Ricordatevi che in cima c'è una tacca nella manica che deve corrispondere alla spalla nel corpino. Quando avete finito di spillare la manica, prendete i 2 fili che avevate tirato e annodateli. E poi cucite il giro manica a 1 centimetro. Dato che ho rifinito tutti gli interni, ora manca solo da rifinire anche il giro manica. E lo farò con la striscetta in sbieco di 4 cm che avevamo preparato prima, quindi ora me la vado a stirare. Prima stiriamo a metà la striscia sul lato lungo, poi sia da una parte sia dall'altra stiriamo ulteriormente a metà, sempre sul lato lungo. Ora piego la striscia a metà sul lato lungo e stiro ancora. E questo è il risultato che dovreste avere. Ora, come si attacca questa striscia per bordare il margine? Apro la striscia e spillo uno dei suoi lati sul margine e mi sono messa sul lato della mostra e non sul lato della manica. Quindi andiamo tutto in tondo e attacchiamo il primo lato del nastrino. Quando arrivo alla fine devo fare in modo che i bordi grezzi vengano nascosti, quindi il lato iniziale lo rigiro in dentro di mezzo centimetro.
mentre il lato finale lo rifilo di mezzo centimetro perché è troppo lungo e poi semplicemente lo cucio sopra l'altro pezzo perché tanto viene nascosto. E cuciamo quindi a circa 7 mm dal bordo. Dovreste avere una cosa di questo tipo. Ora dobbiamo tirare in su il nastrino e rigirarlo verso l'interno della manica. Cuciamo quindi il nastrino dall'interno della manica e lo cuciamo a 1 mm dal suo bordo. Man mano che cucite tiratevi bene il nastrino verso l'interno della manica. E il bordino finito viene così. Ho concluso facendo le asole e mettendo i bottoni. Breve storia triste, volevo usare dei bottoni molto carini a forma di fiore di cui mi ero innamorata, erano vintage e ne avevo giusti 4 di misura. E io giustamente cosa faccio? Decido che per la prima volta potrei tentare di attaccare i bottoni con la macchina da cucire anziché a mano, fallendo miseramente come potete vedere, e optando quindi per dei banalissimi bottoni tondi che avevo in casa. E per il video di oggi è tutto, restate fino alla fine che vi mostro il risultato finito indossato e vi volevo dire di seguirmi anche su Instagram se già non lo fate perché farò sempre più spesso dei sondaggi in cui potete aiutarmi a scegliere i capi che realizzerò nel canale, proprio come ho fatto per il corpino di questi video. Tra i prossimi ci sarà di sicuro una gonna pantalone e poi probabilmente anche un pantalone lungo largo, dei capi elasticizzati, però non voglio ancora dire troppo. Comunque seguitemi anche lì e così potete partecipare a questi sondaggi. Spero che questo video vi sia stato utile, lasciate un mi piace e vi lascio ora il risultato finito e indossato del top estivo.